Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme una nuova borsa, una maxi borsa realizzata con cordino Inda e filato velvet di Borgo dei Pazzi. Trovate il link nel box informazioni qui in basso, trovate anche il codice sconto di 5 € valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Questo è comunque il progetto che ne è venuto fuori. Sono partita da un fondo pronto e poi sono salita su con il punto ad onde. Nonostante la lavorazione sia un po' particolare, resta un progetto molto facile. Non vi dico veloce perché ci vuole un pochino realizzarlo, però è facile, alla portata di tutte, vi basta seguire e capire il meccanismo della lavorazione e andate tranquille. Comunque ho cercato di spiegarvi tutto passo passo, se avete qualche dubbio mi raccomando lasciatemi un commento qui in basso, cercherò di rispondervi quanto prima. A questo punto non mi perdo in chiacchiere, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutti gli spoiler, le anteprime dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale e adesso vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questa borsa e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Avremo bisogno di una rocca di Inda, nel mio caso colorazione numero 26, una rocca di Inda Velvet colorazione numero 6, una coppia di manici Inda, un fondo ovale 30x10, uncinetto 3,5 per la lavorazione del fondo ed uncinetto numero 4 per la lavorazione del corpo borsa. Ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo ovviamente dal fondo, come potete vedere ho messo dei marcapunti così potete capire benissimo dove andare a fare gli aumenti. Quindi gli aumenti li andremo a fare sempre nella parte più sonnata del fondo. In alcuni fondi ci sono gli angoli più evidenti, questo è completamente ovale ma riusciamo a capire bene dove fare gli aumenti. Quindi se siete più comode potete mettere marcapunti anche voi. In questo modo riuscite a capire bene anche quanti fori ho tra un aumento e l'altro. Prendiamo il cordino, ci facciamo il cappetto iniziale, non farò poi la chiusura invisibile, quindi mi faccio il cappetto iniziale e mi tengo il filo sull'uncinetto. Parto sempre dal lato più corto e dal foro centrale, inserisco l'uncinetto nel foro centrale, prendo il filo e vado a lavorare una maglia bassa. Entro nello stesso foro e lavoro un'altra maglia bassa, quindi procederò lavorando 2 maglie basse per ogni foro fino ad arrivare al primo angolo. Quando saremo arrivati nell'angolo, tanto togliamo il marcapunti. All'interno di questo foro vado a lavorare 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3. Procederò ora lavorando 2 maglie basse per ogni foro fino ad arrivare al prossimo angolo, dove ripeterò lo stesso procedimento, quindi lavorerò 3 maglie basse nello stesso foro, poi di nuovo 2 maglie basse in ogni foro, 3 maglie basse nel prossimo angolo, 2 maglie basse in ogni foro, 3 maglie basse nell'ultimo angolo e poi andiamo ad ultimare il giro lavorando 2 maglie basse nei fori restanti. Questo procedimento potrebbe variare in base al filato che si utilizza, quindi dobbiamo tenere conto comunque sia della mano di lavorazione che non è uguale per tutti, ma anche per il filato.
Terminato il giro lo chiudiamo con una maglia bassissima nel primo punto, prendiamo solo la metà catenella retro in questo modo e chiudiamo a punto bassissimo. Facciamo una catenella, inseriamo l'uncinetto sempre nella stessa metà catenella in questo modo e lavoriamo una maglia bassa. Procederemo lavorando una maglia bassa in costa retro in ogni punto sottostante. Non farò ulteriori aumenti, ma se nel vostro caso fosse necessario potete sempre farli negli angoli. Bene, ho terminato il mio giro, non fate caso ai marcapunti che ho messo per suddividere i punti per quanto riguarda il punto di lavorazione scelto, ma ora ci arriviamo. Intanto chiudiamo il giro con una maglia bassissima nel primo punto. Ed ora vi spiego un po' come ho stabilito i punti. Andrò a lavorare la mia borsa a punto onde, ma ho dovuto comunque stabilire un po' lo schema del punto in base ai punti che ho sul fondo. Io sul fondo ho 112 punti, quindi ho strutturato la lavorazione del punto in base ai punti che ho comunque lavorato io. Quindi ho 7 gruppi da 16 punti segnati. Il 16° è sempre quello marcato. Se siete più comode potete farlo anche voi. Quindi dal primo punto fino al marcapunti ho esattamente 16 punti. Ora vediamo subitissimo come lavorare il punto onde. Quindi alzo il lavoro con una catenella e lavoro una maglia bassa esattamente nello stesso punto di base, quindi dove abbiamo chiuso con la maglia bassissima. Procedo lavorando una mezza maglia alta nel punto successivo, una maglia alta nei 3 punti successivi, una, 2 e 3, una maglia alta doppia nei 4 punti successivi. Quindi si carica 2 volte il filo sull'uncinetto e si chiudono come sempre le maglie in 2 per volta. Fatte le 4 maglie alte doppie torniamo indietro, quindi dobbiamo lavorare a specchio. Torniamo a lavorare una maglia alta nei 3 punti successivi, una mezza maglia alta e una maglia bassa. Questo sarà il risultato. Come potete vedere prende una forma tondeggiante. Ora facciamo 2 catenelle, 1 e 2, togliamo il marcapunti, saltiamo 2 punti e dovremo andare a ripetere questo procedimento, quindi 1, 2, punto successivo, maglia bassa, e si procede lavorando come abbiamo fatto finora, quindi maglia bassa, una mezza maglia alta, 3 maglie alte, 4 maglie altissime o maglie alte doppie, 3 maglie alte, una mezza maglia alta, una maglia bassa, 2 catenelle, si saltano 2 punti e si ripete tutto da capo. Quindi ora ho fatto la maglia bassa, faccio la mezza maglia alta, 3 maglie alte,
4 maglie alte doppie, tre maglie alte, una mezza maglia alta, una maglia bassa, 2 catenelle, si saltano 2 punti, quindi 1, 2 e si ricomincia da capo. Quindi continuiamo in questo modo per tutto il giro e poi ci rivediamo al termine. Bene, una volta terminato il giro ci ritroveremo con 2 maglie da saltare ovviamente, quindi facciamo 2 catenelle e andiamo a chiudere con maglia bassissima nel primo punto. Possiamo anche chiudere prendendo solo la metà catenella retro. Facciamo una catenella e nel prossimo giro non dovremo fare altro che ripetere lo stesso procedimento, quindi è come se andassimo a ripetere il primo giro, quindi dovremo lavorare le stesse maglie in base a quelle che abbiamo sottostanti. Qui ho la maglia bassa, quindi al di sopra lavoro la maglia bassa, punto successivo mezza maglia alta, nei 3 punti successivi lavoro una maglia alta, nei 4 punti successivi una maglia alta doppia, nei 3 punti successivi una maglia alta, dopodiché una mezza maglia alta, ed una maglia bassa. Quindi questo è il procedimento che dobbiamo ripetere su ogni parte stondata, quindi dove c'è l'onda. Poi qui incontriamo le 2 catenelle, ripetiamo lo stesso procedimento, facciamo 2 catenelle e poi si ricomincia da capo, quindi dobbiamo seguire tutti i punti che abbiamo sottostanti, li lavoriamo al di sopra, poi dove ci sono le 2 catenelle lavoriamo le 2 catenelle, quindi si procede così per tutto il giro. Bene, ho ultimato anche questo giro, consiglio che ci tengo a darvi: se vedete che la lavorazione tende a rientrare verso l'interno, quindi ad imbarcarsi, passate dal 3,5 all'uncinetto numero 4 e vi consiglio comunque di farlo direttamente dal primo giro di maglia bassa in costa. A questo punto vado ad ultimare proprio questo giro, faccio le 2 catenelle e vado a chiudere con maglia bassissima nel primo punto. Ovviamente dovrò fare il cambio di filato, quindi chiuderò con il secondo filato, quindi mi faccio il cappietto iniziale anche sul cornino velvet e vado a chiudere il mio giro con questo filato. Faccio una catenella e procederò lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante fino ad arrivare alle catenelle, quindi partendo proprio dal primo punto lavoro una maglia bassa ed una maglia bassa in ogni punto sottostante.
Ok, quindi in totale avrò lavorato 14 punti perché questi qui corrispondono a 14 punti. Ora ho le 2 catenelle. Cosa dobbiamo fare? Carichiamo il filo sull'uncinetto, andiamo a puntare l'uncinetto esattamente nel primo punto saltato del primo giro, quindi in questo modo, e chiudo a mezza maglia alta. Carico il filo e ripeto lo stesso procedimento anche per il secondo punto. Quindi inserisco l'uncinetto e chiudo a mezza maglia alta in questo modo. Dopodiché procederò lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante e dove ho le 2 catenelle ripeterò lo stesso procedimento, quindi andrò a fare 2 mezze maglie alte nei 2 punti saltati e questo procedimento ovviamente lo ripeteremo per tutto il giro. Terminato il giro con questo filato, inseriamo l'uncinetto nel primo punto del giro, ma andiamo a chiudere con il cordino. Quindi prendiamo il filo, in questo caso ho già fatto il cappietto, e chiudo a maglia bassissima. Faccio una catenella che andrà a sostituire la prima maglia bassa, quindi la prima maglia bassa non dobbiamo farla e dobbiamo andare a ripetere questo procedimento, quindi questi 2 giri. Voi direte è difficoltoso capire dove inserire l'uncinetto, ma sappiate che inserendo l'uncinetto nelle asoline l'uncinetto entra in automatico, poi comunque andiamo a seguire esattamente i punti che abbiamo sottostanti, quindi dobbiamo andare a ripetere questi 2 giri e poi di nuovo il giro con il velvet. Quindi la prima maglia bassa è sostituita dalla catenella, ora faccio una mezza maglia alta nel punto successivo, una maglia alta nei 3 punti successivi, una maglia alta doppia nei 4 punti successivi, una maglia alta nei 3 punti successivi, una mezza maglia alta ed una maglia bassa. Faccio poi 2 catenelle, salto le 2 mezze maglie alte sottostanti e poi ripeto da capo, quindi dobbiamo sempre andare a creare queste onde. Procediamo quindi in questo modo alternando i 2 giri per creare l'onda ed il giro con il filato velvet per andare a definire e dare un tocco particolare alla borsa. Quindi lavoreremo il totale di giri che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Questo numero di giri parte dal primo giro di punto onde fino all'ultimo e poi ci rivediamo al termine per vedere come procedere. Ovviamente potete variare questo numero di giri in base all'altezza che volete dare alla vostra borsa, quindi procediamo in questo modo per tutta l'altezza e poi ci rivediamo per vedere come procedere.
Bene, una volta lavorati tutti i giri, io ne ho lavorati 31, partendo ovviamente dal primo giro di maglia bassa in costa retro fino all'ultimo giro di maglia bassa con il velvet. Ho raggiunto 26 cm di altezza, questo comunque è il risultato del corpo borsa, una lavorazione alquanto strana, quindi se vi piacciono le borse un po' diverse dal normale, questo è il progetto che fa per voi. Comunque ho già tagliato il cordino perché continuerò con il velvet. Questo è l'avanzo del cordino Inda, quindi riuscite tranquillamente a farci un'altra piccola pochette. Stessa cosa anche con il velvet, anche se non ho ancora terminato, comunque ne avanzerà un bel po'. Ho già chiuso con maglia bassissima l'ultimo giro, alzo il lavoro con una catenella e procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Riuscite tranquillamente a capire dove sono i punti perché si vedono bene le catenelle. Quindi inseriamo l'uncinetto in ogni punto e lavoriamo una maglia bassa fino ad arrivare esattamente all'ultima maglia bassa, quindi alla maglia bassa prima della mezza maglia alta. A questo punto passiamo direttamente alla maglia bassa successiva, quindi saltiamo le due mezze maglie alte che abbiamo fatto nel giro precedente e passiamo direttamente alla prima maglia bassa dell'onda successiva. In questo modo andremo anche a restringere un pochino il bordo. Si continua per tutto il giro in questo modo, quindi lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante, saltando le due mezze maglie alte del giro precedente. Quindi continuiamo in questo modo e ci rivediamo al termine del giro. Termineremo il giro saltando le due mezze maglie alte, andiamo nel primo punto del giro, inseriamo l'uncinetto e chiudiamo a maglia bassissima. Facciamo una catenella, procederemo lavorando sempre una maglia bassa in ogni punto sottostante, ma continueremo a fare una sorta di diminuzione. Quindi ora procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante e ci fermiamo esattamente al penultimo punto che si trova sulla parte dell'onda. Quindi io qui mi ritrovo esattamente tre punti, l'ultimo punto che si trova sull'onda, il punto che si trova in corrispondenza più o meno delle due mezze maglie alte e il successivo. Io lavoro l'ultima maglia bassa, salto quella centrale e vado sulla successiva. In questo modo continuerò più o meno a fare delle diminuzioni che mi andranno a restringere il bordo. Se volete cambiare il metodo di fare le diminuzioni, sentitevi libere di farlo. Quindi procediamo in questo modo, lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante, facendo poi una sorta di diminuzione esattamente dove si trovano le due mezze maglie alte. Diciamo che questo è il punto di riferimento. Termino il giro saltando l'ultimo punto, chiudo con maglia bassissima nel primo punto del giro, faccio una catenella e ripeterò lo stesso procedimento di quest'ultimo giro, quindi una maglia bassa in ogni punto sottostante saltando il punto che si trova in corrispondenza delle mezze maglie alte, quindi lo stesso procedimento del giro che abbiamo appena terminato. Quindi lavoriamo questo giro e ci rivediamo direttamente al termine.
Terminato il giro saltiamo anche l'ultimo punto di questo giro, chiudiamo con maglia bassissima, possiamo tagliare il filo e andarlo a bloccare tra le maglie. A questo punto è arrivato il turno della chiusura, vi do qualche idea a riguardo. Allora, possiamo mettere 2 bottoni magnetici qui sul bordo, vi consiglio quelli con i fori pratici e semplici da cucire, oppure fare 2 fascette che cucirete sui laterali e quindi verrà chiusa in questo modo, si creeranno dei soffitti. Voi fate le fascette agganciandovi direttamente sul laterale e poi vengono chiuse con il moschettone, oppure un'altra soluzione potrebbe essere quella di creare una fascetta e chiudere con chiusura a cartella, ma non la vedo proprio adatta per questa tipologia di borsa. Oppure io avevo pensato di fare un cordoncino, infatti l'avevo fatto, un cordoncino con il filato velvet e chiuderla a sacca, però si nasconderebbe troppo quella che è la lavorazione particolare che è venuta fuori, quindi opterò per le chiusure magnetiche, che non applicherò al momento perché devo trovarle nei meandri dei miei scaffali, però comunque ne applicherò 2 qui al centro in modo che la borsa resta bella chiusa. Vi consiglio comunque di fare lo stesso. Possiamo foderare la borsa, quindi creando la classica fodera a sacchetto. Vi lascio il tutorial semplice nel box informazioni qui in basso. E adesso non ci resta che applicare i manici. Io lo farò in modo veramente molto semplice, facendo passare il moschettone attraverso la lavorazione, ma in alternativa potete anche applicare dei ponticelli, così resta il tutto più rifinito. Quindi pieghiamo a metà la borsa e troviamo il centro. Quindi vado a far passare il moschettone esattamente attraverso la lavorazione, mi aggancio sulla parte in cordino e poi esco sulla parte con il filato velvet. Faccio lo stesso anche sull'altro lato. E ripeterò lo stesso sul retro. E una volta applicati i manici, questo sarà il risultato finale. Io sono molto soddisfatta della lavorazione che è venuta fuori. Non pensavo venisse una lavorazione così tridimensionale, ma sono super soddisfatta. Spero che questo progetto piaccia anche a voi. È un po' diverso dalla solita borsa, cioè insomma, diciamo che rende la borsa molto particolare. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate. Se la realizzerete, mi raccomando, mandatevi una foto sul mio profilo Instagram, così potrò condividerla nelle storie. Per questo progetto vi ricordo che ho utilizzato i filati Borgo dei Pazzi, nello specifico il cordino Inda e il filato velvet. Questo è l'avanzo delle rocche intere. Come potete vedere, potete realizzarci un accessorio da abbinare alla maxi borsa che è venuta fuori, è veramente molto grande. Vi lascio nel box informazioni il link diretto al sito insieme al codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Trovate tutte le info nel box informazioni. Mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi i futuri tutorial a riguardo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche oggi, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!